Quando ero piccola, mia nonna mi diceva sempre: come sarebbe bello se sposassi un imprenditore. Io rimanevo sempre un po' perplessa perché dicevo: come lo scelgo? Cioè, uno qualunque, a caso? E se poi non mi piace? E se lui non mi vuole bene? Non capivo in quella fase della mia vita che dietro le parole di mia nonna c'era un atto di cura. Quello era il suo modo di preoccuparsi per me. E del resto in un paese, l'Italia di mia nonna, in cui le donne non lavoravano, l'unico modo per potersi garantire un avvenire per sé e per le proprie figlie era effettivamente quello di trovare l'uomo bancomat, o ancora meglio, il cosiddetto buon partito, che all'epoca i bancomat nemmeno esistevano. Allora penserete, vabbè, ma era 30 anni fa, oggi le donne sono autonome. Oggi le donne sono autonome. Nel frattempo in realtà non è che sia cambiato moltissimo. Nel 2023 in Italia lavora poco più di una donna su due fra quelle che possono lavorare. Le altre non lavorano e quindi non guadagnano. Anzi, poi a dire il vero, una donna che non lavora non si è vista mai. Le altre donne lavorano dentro casa, fornendo cura gratuita per la propria famiglia, e però sono costrette a chiedere la paghetta ai mariti o ai compagni. Ma questo lo approfondiamo fra poco. Ora torniamo a mia nonna. In un sistema in cui il bilanciamento nella capacità di produrre, gestire e utilizzare il denaro non esisteva, il suo consiglio per me era quello di irretire l'imprenditore. E come avrei potuto portarmi a casa il risultato? Eppure l'imprenditore. C'era un solo modo: sbaragliare la concorrenza. Insomma, quello di mia nonna era uno dei ritornelli con cui noi veniamo cresciute. Le donne sono le peggiori nemiche delle donne. E in realtà una situazione in cui il denaro e quindi anche il potere e la libertà di scelta che adesso sono associati non era bilanciato fra uomini e donne, in realtà l'unica soluzione era quella di sbaragliare le altre donne, fargli lo sgambetto, accaparrarsi il maschio. Ecco, quello che mia nonna mi stava insegnando erano due cose. Prima cosa, che le altre donne erano le mie nemiche dirette. Seconda cosa, che da sola non sarei andata lontano, che il mio destino era comunque quello di dipendere da un uomo. A me ci è voluto un po' di tempo per capirla questa cosa, perché io questi meccanismi li avevo interiorizzati, come succede a molte di noi. E del resto c'è anche da dire che non abbiamo risolto per niente la questione del rapporto con il denaro. In Italia il 37% delle donne non ha un proprio conto corrente. Il 37% significa più di una su tre fra voi che siete sedute qui oggi. Quando hanno un conto corrente al massimo ce l'hanno condiviso con il proprio partner, e questo succede perché noi veniamo educate alla dipendenza. E fra tutte le varie possibili forme di dipendenza veniamo abituate alla dipendenza economica, che è una condizione che riguarda il 22% delle donne italiane. OCSE definisce la dipendenza economica come la coesistenza di tre fattori. Uno, il fatto di non poter far fronte in autonomia a uno shock economico, tipo ti si rompe la lavastoviglie, ma dal momento che tu non lavori con un lavoro retribuito e quindi non guadagni, non puoi decidere autonomamente di chiamare qualcuno che l'aggiusti. Devi chiedere il permesso, devi chiedere soldi a chi lavora, guadagna e quindi decide, ancora una volta, uno squilibrio di potere. E arriviamo al secondo fattore, il fatto di delegare strutturalmente a qualcun altro la gestione del denaro, tipo quanti soldi ci sono sul conto corrente, quanto entra e quanto esce mensilmente? Risposta troppo frequente: non lo so. Di queste cose si occupa mio marito.
Fattore numero 3, il fatto di non ignorare proprio totalmente, non sapere nulla sulla pianificazione finanziaria di lungo periodo. Ad esempio questo nucleo familiare ha un piano d'accumulo, un finanziamento, magari un mutuo? Ecco, la donna che vive in una condizione di dipendenza economica semplicemente non lo sa. E siccome noi italiani tendiamo sempre un po' ad autoassolverci, potremmo pensare che questa sia una condizione diffusa, ma no. La verità è che in Germania le donne che vivono in questa condizione sono il 5% del totale, in Slovenia il 7%, in Polonia il 10%, in Italia, come abbiamo detto, il 22%. E allora è proprio nel nostro sistema che c'è questo squilibrio. È qui che ci porta la concezione per cui le altre donne sono le nemiche, che del maschio che porta i soldi a casa alla fine abbiamo ancora bisogno, anche perché, diciamoci la verità, non è che nel nostro paese le donne siano proprio messe in condizioni di lavorare, mancano i servizi, manca la condivisione, ci si aspetta che tutto il peso, tutto il carico della famiglia, sia fisico che mentale, sia sulle loro spalle. Che poi fateci caso, in realtà le donne sono messe l'una contro l'altra anche quando già sono madri, con questo immaginario inarrivabile della madre perfetta, per cui se io sono più brava di te, allora merito di tenermi l'uomo. Ma se invece tu non aderisci al 100% alle aspettative sociali, allora sei una madre degenere, allora sei una donna che merita di essere abbandonata. Ma se invece noi provassimo a immaginare un mondo più equilibrato, un equilibrio dinamico in cui anche gli uomini si facciano carico di metà delle attività di cura non retribuita, magari occupandosi dei figli e delle figlie, della casa, delle persone anziane, degli animali domestici, dei parenti ammalati. Ecco, questo sarebbe veramente un equilibrio, questa sarebbe una giusta misura. Vi do un dato. In Italia per ogni figlio o figlia la madre ha diritto a 5 mesi di congedo retribuiti al 100% se è una dipendente pubblica o privata. Il padre invece solo a 10 giorni e il 57% dei neopapà comunque non li prende. Cioè di fronte alla tua azienda che ti dice guarda stai a casa, ti do tutto lo stipendio per 10 giorni, tu che fai? Vai a lavorare. Ma voglio darvi anche invece un filo di speranza, perché l'80% dei manager uomini sotto i 40 anni in realtà richiede proprio un congedo di paternità obbligatorio della stessa durata di quello di maternità e quindi qualcosa si muove. Ma perché allora ancora così tanti padri non prendono il congedo di paternità? Per rispondere a questa domanda ne faccio un'altra e dobbiamo fare una domanda scomoda. Ma il maschio è solo artefice o è anche vittima, a volte inconsapevole, del sistema in cui viviamo? E per capirlo meglio devo fare un'altra domanda e vi giuro che è l'ultima. Voi lo sapete che cos'è il male gaze? Si può tradurre letteralmente come sguardo maschile. È un concetto coniato dalla critica cinematografica Laura Mulvey nel 1975 per indicare come i prodotti cinematografici venissero realizzati proprio per compiacere lo spettatore maschio, riproducendo, diciamo, quello stereotipo della donna oggettificata e limitata. E però in realtà questo concetto è uscito da dal strettamente l'ambito cinematografico, perché quella depotenziata, silenziosa e oggettificata è l'immagine della donna che noi troviamo ovunque, è il canone stesso della femminilità. È quello a cui mia nonna mi suggeriva di aderire per vincere sulle altre donne. Allora, qui un po' di equilibrio però ce l'abbiamo, perché la verità è che il male gaze lo subiscono anche gli uomini, cioè questa società in realtà obbliga gli uomini a questa prova di virilità costante che è basata proprio su cosa gli altri uomini pensano di te. E allora non puoi prendere il congedo di paternità, perché se no gli altri uomini di te che cosa penseranno?
che vai a fare il mammo, che poi è proprio un termine di svirilizzazione, perché non chiamarlo semplicemente papà, no? Visto che comunque in italiano esiste. Allora, in questo sistema in realtà gli uomini vedono misurato il proprio valore proprio in base alla quantità di denaro che riescono a produrre e di conseguenza, per esempio, alla macchina che riescono a comprarsi, così come a qualunque altra manifestazione di ricchezza. Insomma, il patriarcato uccide letteralmente noi donne. Però anche gli uomini non è che se la passino proprio bene, a dire la verità. Quindi da un lato abbiamo le donne che non possono produrre e gestire il denaro, e del resto, si sa, le signore non parlano di soldi. Dall'altro lato invece ci sono gli uomini che vedono misurata la loro virilità proprio in base a questo. Non credeteci, quando vi dicono che a casa loro la mamma gestiva tutti i soldi, perché tranne rarissime eccezioni, le madri hanno sempre gestito il cosiddetto pocket money, cioè quegli spicciolini necessari per andare a fare la spesa. Le decisioni finanziarie, quelle importanti, quelle serie, le hanno sempre prese gli uomini. E allora come possiamo riportare l'equilibrio in una società così sbilanciata? Per prima cosa abbandonando l'ideale romantico della dipendenza anche economica delle donne dal proprio partner. Tenere le donne lontane dal denaro significa tenerle lontane dal piacere, dal potere, dal desiderio, dalla libertà, dalla scelta, dalla possibilità di realizzare i propri sogni senza dover dipendere da nessun altro. Con il denaro tu puoi creare la tua impresa, puoi investire nella tua formazione, puoi anche uscire da una relazione in cui non sei più felice. Okay? Allora ricordate quello che mi raccontava mia nonna, tutte contro tutte? Ecco, il mio invito oggi è ripartire da qui. Riappropriamoci del denaro, parliamone anche tra di noi. Okay? Questo è un atto di bilanciamento, questa è rivoluzione. E costruiamo reti di sorellanza. Riconosciamo anche quelle in cui ci muoviamo ogni giorno. Noi donne sappiamo essere ottime alleate. È arrivato il momento di riconoscerlo. E lavoriamo per l'equilibrio. Ma come si costruisce l'equilibrio? Si costruisce partendo dalla consapevolezza che questo sistema al quale molti di noi sono così attaccati e che hanno paura di lasciare andare, in realtà è un sistema che non fa bene a nessuno, non fa bene nemmeno agli uomini. E allora questo equilibrio costruiamolo insieme. Io ci provo ogni giorno, insieme a tante altre donne e anche a tanti uomini. Ci provo con le mie 3 figlie, ci provo con il lavoro che faccio, ci provo con la mia società, quella che io ho fondato. Mia nonna purtroppo non c'è più e io, l'imprenditore, non l'ho sposato. Se mia nonna oggi fosse qui, le direi: nonna, l'imprenditrice sono io. Grazie.